Questo video è un po' lungo, però non scoraggiatevi, sotto ci sono i capitoli. La prima parte del video vi faccio vedere come installare e perché ho messo la stazione meteorologica. La seconda parte vado a spiegare nel dettaglio tutti i dati che la stazione fornisce, quindi questa seconda parte probabilmente potrebbe essere noiosa per chi non è un meteorologo e quindi eventualmente saltatela. Eccoci di nuovo a Monte Marzano, vedete fa molto caldo, non tira un filo d'aria, però vi faccio vedere alcune immagini notturne dalla telecamera che ho montato lì da Aldebaran e come vedete c'è molto vento, tutte le notti c'è vento, quindi dal Cimone in questa direzione tira abbastanza aria. Voglio capire se questo vento è sufficiente per un domani installare un generatore eolico. Per installare un generatore eolico occorre almeno 3 metri al secondo di vento, meglio se 5, l'ideale sarebbe 10. Il problema è che io so che c'è vento perché vedo dalla bandiera che sventola, ma non so quanto vento c'è. In più, quando sono lontano, quando sono in Egitto, mi piacerebbe capire che temperatura fa, che umidità fa, quanto piove, anche perché un domani, quando andrò ad automatizzare eventuali irrigatori eccetera, tutto ha bisogno di una raccolta dati non sulle previsioni ma sulla situazione reale, su quanto effettivamente è piovuto. Quindi ho comprato un altro giochino, adesso andiamo a fare l'unboxing e lo andiamo ad installare, lo metterò qua in alto, non so ancora se qui sopra la bandiera o sopra la statua di Aldebaran per fare queste misurazioni. Il mio banco da lavoro, avete visto già tanti video su questo banco. La stazione che ho acquistato è della Ecovit, secondo me semi professionale, cioè non è quelle da 1000-2000 euro, ma non è neanche la cinesata da 20-30 euro, credo che venga 120-150 euro. Vi lascio comunque sotto il link in descrizione, se vi interessa, se l'acquistate date un supporto a questo canale. Voi la pagate comunque lo stesso prezzo, ma io prendo una piccola percentuale che mi aiuta ad acquistare tutti questi giochini. Andiamo a vedere cosa c'è dentro, dovrebbe essere abbastanza semplice. Manuale di uso e manutenzione, che non li leggo mai. Cavetto USB, non so cosa serve. Staffa di fissaggio. La ventolina che misura il vento, quindi con questa qua potremo misurare la velocità del vento, la direzione del vento, quanta acqua cade, l'irradiazione solare, il quantitativo di raggi ultravioletti, la pressione atmosferica, l'umidità, insomma troppa roba. La palettina della direzione del vento e la stazione vera e propria. L'importante è che sia in bolla, che sia pari, perché chiaramente qua ci va montata la ventolina che misura il vento, quindi deve essere pari, altrimenti fa un attrito anomalo. Pluviometro, quindi l'acqua che cade qua viene misurata. Vabbè, andiamo a montarla. L'attacco a palo è molto semplice, c'è questo lamierino, si incastra nella plastica, ci sono 2 ferretti a U come questo e va a fissarsi sul palo. Proviamo a fissarlo nell'estremo della bandiera perché quello è proprio il punto dove c'è più vento. Passaggio numero 1, apriamo il vano per le batterie. Batterie AA, non ci vanno batterie al nickel metall'idrato. Richiudiamo il vano batteria, andiamo a montare la ventolina che misura il vento e la letta che misura la direzione del vento. Cacciavitino, piccolo a croce, avercelo. Ok, installiamo l'applicazione Ecovit. Andiamo a aprire la nostra applicazione,
dobbiamo creare un account, quindi register, indirizzo email. Bene, andiamo ad aggiungere un device nella famiglia Weather Station. Ok, devo andare a selezionare quella scatolina qua, questo device, che è praticamente questo. Io adesso lo vado a inserire, visto che questo qua va alimentato, lo vado a inserire dentro al quadretto che ho alla statua di Monte Marzano per poterlo alimentare. Andiamo ad aprire la nostra centralina, dove ci sono dentro le batterie che si ricaricano con il pannello fotovoltaico per dare internet a tutta la collina. E qui ho già una porta USB direttamente sopra al regolatore di carica ed ecco collegato. Il filo dell'antenna è bene farlo uscire, tanto che la connessione con la stazione meteorologica sia efficiente. Andiamo a cercarlo. Mi dice accendete il device e premere il tasto reset per 5 secondi sul device. Quindi andiamo a premere il tasto reset al centro. Bene, dopo averlo resettato andiamo a cercare una rete chiamata GV1100 e ci colleghiamo. Dopo aver verificato di essere effettivamente collegati alla GV1100, torniamo nell'applicazione e gli diciamo operazione completata, next. Diamo il permesso di utilizzare la locazione, ok, facciamo scan, tanto da cercare la rete di Monte Marzano, deve essere una 2G, non 5G, conferma, password, submit, connecting. Ok, mi dice che è installato in modo corretto. Ora mi devo collegare alla mia rete di Monte Marzano. Perfetto, sembra già collegata. Temperatura, umidità, chiaramente adesso me la dà in Fahrenheit, dopo lo andrò a modificare. Vento, chiaramente dice vento 0 perché non gira. Bene, ora mi dà 3,4 miglia all'ora, anche qua dovremo andare a modificare tutte le unità di misura. Per modificare l'unità di misura, setting, quindi selezioniamo temperatura in Celsius, la pressione non lo so, wind speed metri al secondo, precipitazioni in millimetri, irradiazione solare non lo so, capacità non lo so, time format mi va bene il 24 ore, la data mi va bene così che prima c'è l'anno, poi c'è il mese e poi c'è il giorno e tutto il resto me lo studio poi successivamente. Faccio save in tutto. Ora dobbiamo andarlo a montare sul palo della bandiera. Ha una direzione west, quindi ovest, bisogna che questo qua punti verso ovest e in più bisogna poi togliere questa protezione perché fa i controlli del sole, raggi UV eccetera. Rialziamo la bandiera. Questa notte misureremo il vento.
Eccomi di nuovo qua. In realtà non è passato un giorno, ma sono passati 4-5 giorni. Non è che in un giorno mi cresca la barba in questo modo, Ho lasciato passare un po' di giorni da avere un po' di storico sull'app. App molto semplice, me la sono studiata, comunque ripeto, molto semplice. Anche l'installazione è uno dei pochi device dove ho provato a leggere le istruzioni e mi ha un po' confuso. Cioè, non diventate matti a leggere le istruzioni, perché essendoci diversi kit le hanno fatte non proprio chiare. Seguite quello che ho fatto io, tirate fuori il ricevitorino, installate il ricevitorino e dopo tutto viene in automatico, veramente molto semplice. Per quanto riguarda l'app, ho trovato una cosa per me sbalorditiva, ve la faccio vedere. Ok, lanciamo l'app Ecovit. Quindi nella schermata iniziale vedete abbiamo il vento, abbiamo la temperatura, abbiamo l'irraggiamento solare e i raggi ultravioletti, abbiamo il pluviometro, quanta pioggia viene, poi dopo andiamo a vedere in dettaglio, e abbiamo la pressione. Andiamo a vedere uno ad uno partendo dal vento, perché come vi ho detto il motivo principale per cui ho messo questa stazione meteorologica è per capire nell'arco dell'anno quanto vento ho a Monte Marzano, perché oltre ai pannelli solari mi interesserebbe mettere una turbina eolica. Però le turbine eoliche, diciamo che bisogna avere una media del vento minimo di 5 metri al secondo, che mi pare siano circa 18 km/h, comunque ragioniamo in metri al secondo. Diciamo che certe turbine cominciano a lavorare da 3,5 metri, quindi meno di 3,5 metri è meglio abbandonare. Andiamo a vedere cosa c'è a Monte Marzano. Quindi entriamo nel menu vento e possiamo vedere il grafico, in questo caso daily, quindi di oggi. Adesso sono le 10 di mattina, 11 di mattina, quindi ricopre solo metà dello schermo. Andiamo a vedere weekly, quindi premiamo su weekly e vediamo la settimana. Ecco che vedete che alla notte il vento soffia di più, quindi ipotesi, il 19 agosto a mezzanotte e 30 avevamo un vento di 3 metri al secondo, 3,3 metri al secondo alle 5:30 di mattina. Tutte le notti, a parte questa notte che era il 20 agosto che tirava solamente un 2,1 metri al secondo, ma tutte le notti si alza il vento, cosa che avevo già visto dalla bandiera, però dalla bandiera non riuscivo a misurare la velocità del vento, mentre di giorno, ahimè, abbiamo un 0,6, abbiamo un 0,5, quindi praticamente non tira aria o poco e niente. Siamo in estate, siamo in agosto, che è il periodo peggiore, nel senso che è il periodo che abbiamo meno vento. Ecco, vedete che nell'ultima settimana abbiamo avuto una media di 3,2 metri al secondo, che non sono sufficienti per una turbina. Però, visto che ci avviciniamo all'inverno, sono convinto che già da settembre-ottobre avremo più vento, che mi andrebbe bene, perché d'estate abbiamo tanto sole, quindi i pannelli solari faranno il suo compito, ed d'inverno secondo me riuscirò a fare qualcosa di interessante con l'eolico. Rimanendo sul vento, in realtà ci dà due valori, ci dà il wind speed, che è la velocità del vento. In questo caso vedete che il 22 agosto alle 4 di mattina era 2,9 metri al secondo, ma abbiamo anche wind gust, che è la folata di vento, che è in quel momento lì è stata di 5 metri al secondo. Questo può essere interessante, vedete qua ti fa vedere anche il picco della settimana. C'è stata una folata di vento di 8 metri al secondo. Sarò curioso di vedere cosa succederà d'inverno, perché qua quando il vento tira dice davvero. Bene, questo è per quanto riguarda il vento. Andiamo negli altri menu. Abbiamo la temperatura. Andiamo a vedere sempre la settimana. Ecco che vediamo ad esempio che ieri
che era il 21 agosto, è stato molto più caldo delle 2 giornate precedenti. Infatti ieri l'altro c'era una temperatura massima di 22,8 gradi e ieri ci sono stati invece 30 gradi. Andiamo a vedere i valori che la stazione ci fornisce. Quindi il primo valore è la temperatura, che in questo caso è 29,7, il secondo è la temperatura più bassa, si avvicina a 28,5, il terzo è la temperatura più alta che è 30,9, quindi non servono a niente, quello che conta è la temperatura che è 29,7. Gli ultimi due invece sono abbastanza interessanti, che è feel like, quindi la sensazione di temperatura in base all'umidità, in base ad altri fattori, che è 30,9, quindi c'era 29,7 ma avevamo una sensazione di più calore, ma erano le 15:30 di pomeriggio, quindi è normale. Ed è interessante il dew point, che è il punto di rugiada, quindi durante il giorno vedete che la differenza tra dew point e temperatura è molto elevato, quindi è praticamente impossibile che si formi la gocciolina di rugiada, mentre la notte scorsa, no, vediamo qualche giorno fa, il 28 all'1:30 di notte, meglio ancora qui alle 5:30 di mattina, vedete che c'è stata una temperatura di 17,8 gradi con un punto di rugiada di 17,5, quindi si è quasi creata la rugiada, la gocciolina di rugiada per qualche istante. D'estate questo è difficile che avvenga, ecco che d'inverno vedremo una temperatura al di sotto del punto di rugiada, quindi si creerà la rugiada solitamente alla mattina. Andiamo a vedere altri menu. Abbiamo la luce del sole, andiamo sempre nella settimana. Ok, qui abbiamo due valori interessanti. Abbiamo la luce del sole espressa in watt per metro quadrato. Questo è un valore interessante per fare un calcolo, non io che sono ignorante, ma chi è del mestiere può fare un calcolo preciso della reale resa di un impianto fotovoltaico. Quindi vedete ad esempio il 21 agosto il sole aveva una forza, una potenza di 786 watt per metro quadrato, alla notte chiaramente di zero. È interessante, è ovvio, vedere che i picchi sono sempre verso mezzogiorno, l'una di pomeriggio, a parte se in quel momento lì c'è una nuvola. Il secondo valore, la potenza degli ultravioletti. Vedete che di giorno è 7,7, c'è stato anche un picco di 9. Dunque gli ultravioletti vengono misurati da una scala da 0 a 11 e oltre, quindi 11 e oltre vuol dire che ti friggono, cioè bisogna assolutamente stare lontani dal sole, ma già a partire da 8 è definito un valore molto alto, quindi bisognerebbe rimanere al coperto o usare gli occhiali da sole, il cappellino, creme solari, eccetera. Diciamo che un valore ottimale è al di sotto del 6, quindi andando a vedere il nostro grafico possiamo eventualmente capire quando stare in casa. Pertanto fino alle 10:30, 11 di mattino in media non ci sono problemi. Dalle 11 del mattino fino alle 3:30 di pomeriggio gli ultravioletti si fanno sentire. Lo so, è inutile avere un grafico, è inutile avere una stazione meteorologica, lo sapevamo già, però è interessante vederlo, avere la prova. Andiamo a vedere il valore successivo, che è rainfall, quindi la pioggia, quanto piove. Qui andiamo sempre nelle weekly. Qua possiamo vedere che 2 giorni è piovuto, pertanto ad esempio il 19 agosto alle 20:30 sono caduti fino a quel momento, in quel giorno, 50 mm di pioggia. Pertanto la linea blu è la pioggia giornaliera. Qua il 20 agosto sono piovuti
11,1 mm, 1 centimetro di pioggia. Bene, abbiamo anche il rain rate che corrisponde all'acquazzone, quindi ad esempio in questo punto qua, il 19 agosto alle 3:30 di pomeriggio, in quel momento c'era stata una caduta giornaliera di 34 mm, ma in quel preciso istante è arrivato una botta d'acqua da 40 mm all'ora. Botta d'acqua, vedremo cosa succederà in futuro. L'ultimo valore è la pressione atmosferica. Su questo non vi dico più del tanto perché veramente la mia ignoranza è assurda. So che pressione alta significa un bel tempo, pressione bassa che stiamo andando in direzione del cattivo tempo. Viene misurata in ettopascal, mi pare di ricordare che all'altezza del mare, del livello del mare, abbiamo più o meno un bar che equivale più o meno a 1030 ettopascal. Comunque ripeto, la pressione per il momento non la guardo più del tanto. Ecco che viene la chicca, vi faccio vedere una cosa secondo me impressionante, molto carina. Andando nel menu, andando in weather map, facciamo zoom indietro, adesso qua era in Toscana, andiamo nei nostri paraggi, vediamo tutte le stazioni Ecovit montate non nel territorio, nel mondo. Cioè io posso andare in America, negli Stati Uniti, e vedo tutte le persone che hanno questa stazione, e nel caso qua che ho digitato temperatura, non mi interessa la temperatura, andiamo a vedere il vento, wind speed, confirm. Ecco che ci sono tutte le stazioni che misurano il vento. Posso andare dentro una ad una e vedere in base se hanno, in questo caso hanno anche il rainfall, quindi la pioggia, e vado a vedere in quel punto effettivamente quanto c'è in quel momento, quanto c'è stato nell'ultima settimana. Secondo me è molto interessante. Adesso non mi interessa vedere cosa succede in America, ma vedere cosa succede nei miei paraggi, per dire oh cavolo, nel monte davanti a me è tirato forte il vento, può essere interessante andare a mettere il naso in casa degli altri. Quindi se vi interessa questo fantastico oggetto, che secondo me è veramente utile, carino, a dei prezzi ormai estremamente competitivi, vi lascio sotto il link per acquistarla su Amazon. Sappiate che se voi l'acquistate con il mio link, la pagate gli stessi soldi come se andate senza il link, ma a me viene una piccola provvigione che mi serve per tenere in piedi tutto questo. Attendo i vostri commenti, perché anche i commenti mi aiutano a fare crescere il canale. Buon Monte Marzano!